Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli per quanto riguarda il ritiro di Di Maro. Tra il campo che ci dà qualche indicazione confortante andiamo a fare il punto della situazione, meno la situazione indisponibili, perché ovviamente si è aggiunto Beo che abbiamo letto e Rafa Marin ieri è uscito con una caviglia malconcia, ma non dovrebbe essere niente di grave. Passando per il mercato, Savic, Favasuli, Zeballos e il difensore che il Napoli ha chiesto al Chelsea in prestito. Andiamo a vedere cosa sta succedendo insieme. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like. Fa piacere al sottoscritto e l'algoritmo si diverte. Per quanto riguarda Zeballos e il terzino destro Costantino Favasuli del Catanzaro, restano nomi caldi ma messi in stand by, anche perché si deve cedere e poi si aggiunge alla situazione Buongiorno e il Napoli che potrebbe, ma non è una necessità almeno a quanto si legge, perché Rafa Marin è stato bloccato e quindi diciamo che potrebbe essere lui l'eventuale sostituto di Buongiorno, che potrebbe star fuori 1 mese e mezzo con terapia conservativa. Si opera, dovrebbero essere 3 i mesi che lo tengono lontano fuori dal campo. Per le cessioni sempre la solita situazione: Cajuste piace al Genoa, Zerbin e Asa, Frosinone. Su Zerbin c'è anche il Verona, che dira Padova e Verona, Ambrosino al Modena e Rao potrebbe finire al Palermo. Per quanto riguarda le cessioni, anche io sono il primo a dire dobbiamo cedere, siamo diciamo quasi a fine luglio e qualcosa potevamo farla, però dal punto di vista numerico, se fai uscire qualcuno dal ritiro di Di Maro, rischieresti che Allegri non ha poi 2 squadre per poter affrontare temi tattici, una squadra contro un'altra, e quindi ecco perché ulteriori, credo, rallentamenti per quanto riguarda eventuali cessioni. C'è questa situazione Savic, addirittura ci dicono potrebbe esserci uno scambio con il Tottenham e quindi Savic lì e Vicario al Napoli. Andiamo a leggere la notizia. Milinkovic-Savic, il futuro finora è l'Inghilterra, la Premier, il mercato che più di ogni altro ha recepito il suo nome, ma l'offerta dell'Hull City non convince il Napoli e l'ipotesi Leeds è sospesa all'esito dei negoziati per Suzuki. Il Leeds è su Suzuki, ovviamente portiere del Parma, quindi vedremo se si defila la situazione Suzuki e si inserisce anche il Leeds sul portiere del Napoli. Sullo sfondo una terza porta, una possibilità che in un colpo solo risponderebbe a più esigenze: uno scambio con il Tottenham, Vicario ovviamente sul Golfo e Banja sul Tamigi. Le valutazioni non sono poi troppo lontane, ma sia chiaro, è un'idea, un quadro vuoto da riempire, un incasso che al momento è ancora difficile da immaginare, considerando che il portiere italiano resta nei radar della Juve. Vicario in questo caso resta nei radar della Juve come prima alternativa a Martinez, che sappiamo ovviamente è in orbita Juve, ma devono trovare una quadra per convincere ovviamente sull'offerta da fare. Detto questo, magari potrebbe succedere una cosa del genere, scambio per Vicario Savic addirittura senza conguagli, e quindi uno va lì e uno viene a Napoli. Nessuno si farebbe del male e forse ne andiamo a guadagnare noi. Per quanto riguarda le caratteristiche del portiere che Allegri vuole, magari ci guadagniamo qualcosina noi, perché sappiamo benissimo e l'abbiamo già analizzato che il portiere importa per parare, così come era la situazione Ancelotti e così la vede anche Allegri. Non servono tutti questi piedi e tutto questo playmaker per quanto riguarda il portiere, e magari Guglielmo Vicario potrebbe finire a Napoli. Ma la notizia è stata molto chiara al momento, niente di super serio, ma la Premier si affaccia in casa Napoli per quanto riguarda Milinkovic-Savic. Detto questo, il difensore è stato chiesto in prestito, Badiashile al Chelsea, secco no per quanto riguarda la squadra inglese, e io vorrei sapere il perché di questo secco no, visto che anche il Chelsea comunque ha tanti esuberi da dover piazzare, ma magari anche lì possiamo considerare una dirigenza che comunque, volendo fare la voce grossa, si tiene poi tanti calciatori in rosa
visto che lì comunque dal punto di vista degli stipendi e soldi che girano, situazione totalmente diversa dalla Serie A, magari se lo tengono seduto e non lo faranno giocare, anche perché, a quanto ci fanno sapere, il nuovo allenatore del Chelsea non intende puntare sul difensore, che poi si potrebbero analizzare le caratteristiche del difensore, ma visto che c'è stato un secco no, diciamo che saremo qui a parlare di aria fritta, a me non è che convinca più di tanto quel profilo, anche perché parliamo di un giocatore che devi riportarlo a livello agonistico, perché è stato schierato molto poco, perché la situazione Chelsea comunque non è assolutamente confortante nel puntare su calciatori e questa rosa lunghissima, peggio di quella che ha a Napoli per quanto riguarda i numeri, non sto parlando di caratteristiche tecniche, ma staremo a vedere le ultime da Di Maro. Sappiamo che ovviamente Buongiorno non è in ritiro e abbiamo anche analizzato la situazione, 1 mese e mezzo se non si opera, 3 mesi se si opera, quindi lontano dal campo. Ieri è uscito malconcio Rafa Marin, ma è solo una botta alla caviglia, almeno stando alle ultime notizie. Anche stamattina non si parla di un infortunio grave e quindi situazione, diciamo che regolare, in un ritiro, in allenamento, prendi una botta, esci, metti il ghiaccio e poi riprendi dopo qualche giorno. La cosa che a me diciamo mette un tantino in apprensione è questa situazione di Neres, però, perché Neres si è operato lunedì 26 gennaio 2026 per quanto riguarda la caviglia sinistra. Le ultime sull'indisponibilità che ci è andato parlano di una situazione al ginocchio. Ha svolto un lavoro di rieducazione in seguito alla terapia infiltrativa rigenerativa del ginocchio sinistro, quindi non è una situazione legata all'infortunio passato e all'operazione che ha avuto, ma problemino totalmente diverso, così come Beukema ha iniziato un programma di rieducazione in seguito al riacutizzarsi di una patologia cronica bilaterale del tendine achilleo. Speriamo ovviamente che si risolva questa, perché poi diventa, non voglio dire un'emergenza, ma una situazione da tenere assolutamente sotto controllo e in primis da risolvere, visto che nel caso poi si va avanti e lo ha indisponibile per altri giorni, altre settimane, magari stecca il ritiro di Di Maro dal punto di vista delle presenze. A Castel di Sangro non puoi forzarlo più di tanto. Il Napoli sarebbe tenuto ad intervenire sul mercato per stare dal punto di vista numerico e delle caratteristiche tranquillo. Poi per chi dice perdiamo Buongiorno, serve un difensore fatto, finito, di grande qualità eccetera eccetera, togliamoci dalla testa che il Napoli vada sul mercato, prenda 30-40 milioni e porti un difensore fatto, finito, all'ombra del Vesuvio. Tanto è vero che Allegri e le indicazioni che ci arrivano dal campo, per quanto mi riguarda, sono confortanti per un semplice motivo, perché il Napoli sta provando con la difesa a 4, almeno nei primi giorni di ritiro, e tutto quello che vediamo via video e le indicazioni che ci arrivano. Sono molto contento di questo, per il fatto che comunque mette in condizioni gli esterni d'attacco, ma anche situazioni in mediana nell'esprimere le proprie caratteristiche senza chiedere poi all'esterno d'attacco di fare il terzino, il quinto di centrocampo, devi tornare in difesa, devi andare sulla bandierina ovviamente nella nostra metà campo quando l'avversario attacca e siamo in difficoltà, che poi ci sia la richiesta di doppia fase è per tutti i calciatori, però una cosa è schierarsi con una difesa a 4 appoggiando la fase offensiva e dando agli esterni la possibilità di potersi esprimere nell'uno contro uno, avendo anche comunque un centrocampo fornito per quanto riguarda il Napoli, e quindi punto a favore questo per il ritiro di Di Maro. E poi c'è, almeno ci parlano di un Lindstrom in grande spolvero, un Højlund che è già a livello mentale sul pezzo, e abbiamo letto di un Højlund che comunque anche nella situazione estiva, nelle ferie comunque non ha mai smesso, si è tirato ancora più a lucido per essere pronto per questa stagione, che potrebbe essere quella della totale consacrazione da quando poi è tornato in Serie A
con il Napoli. L'anno scorso i numeri sono comunque dalla sua parte, le prestazioni sono dalla sua parte, anche se ha dovuto comunque fare un lavoro sicuramente molto più sporco di quello che magari gli andrà a richiedere il mister Massimiliano Allegri, e quindi confortante la situazione campo, un tantino meno questa dal punto di vista fisico. Ci danno assente anche Politano questa mattina ovviamente nella sessione mattutina di allenamento, ma non dovrebbe essere assolutamente niente, anzi riprendersi dal punto di vista fisico un tantino affaticato, e quindi non rischiando ecco, di infortunarlo o magari affaticarlo ulteriormente per poi fargli fare il resto dei giorni in ritiro in grazia di Dio, diciamola così. Queste sono le ultime in casa Napoli tra mercato e il ritiro di Di Maro. Noi continueremo a seguire come sempre la situazione. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, e sempre Forza Napoli. Ciao!